Ciao amici di Lilli, bentornati nel nostro angolo dedicato ai felini. Oggi vi porto alla scoperta del gatto tricolore. Grazie al suo vistoso mantello, il gatto tricolore attira a sé gli sguardi di chiunque. Rosso, nero e bianco. Il pelo del gatto tricolore non passa certo inosservato. Ma da dove deriva lo speciale disegno a macchie della sua pelliccia? Perché quasi tutti gli esemplari tricolori sono femmine? È vero che questo peloso porta fortuna? Scopriamolo insieme. Cosa si intende con gatto tricolore? Quando si parla di gatto tricolore non ci si riferisce a una razza vera e propria, quanto invece alla particolare colorazione e all'affascinante disegno presente sulla pelliccia di questi mici così speciali. Il nome più corretto del gatto tricolore è calico, proprio perché il disegno del suo mantello ricorda la trama dell'omonimo tessuto di cotone stampato. Sono diverse, infatti, le razze in cui può venire al mondo un'affascinante colorazione di questo tipo. British Short Hair, British Long Hair, German Long Hair, Europeo a pelo corto, Maine Coon, Persiano, gatto siberiano. Come nasce questo straordinario mantello? Talvolta si sente parlare di gatto tartarugato, ma attorno al concetto regna ancora una certa confusione. Non è raro, infatti, trovare accomunati sotto questa denominazione sia il gatto tricolore che il cugino bicolore, correttamente definito tortie, per la somiglianza del disegno del mantello al guscio di una tartaruga. Si tratta di un errore. Mentre il pelo del primo si presenta con macchie di due colori su un mantello di base bianco, il secondo riporta solamente macchie rosse e nere. Dal punto di vista genetico, invece, entrambi i motivi hanno qualcosa in comune. I colori principali, il nero e il rosso. Tutti i colori, le sfumature e i disegni presenti sulla pelliccia di entrambi i gatti si articolano a partire da due tonalità di base, ovvero il nero e il rosso. Il pigmento eumelanina genera il pelo nero, la feomelanina quello rosso. Questi pigmenti possono coesistere in varie proporzioni ed è proprio questo a rendere ogni mantello unico nel suo genere. Quando la pelliccia è composta solamente da macchie nere e rosse, si parla di gatto tortie o più comunemente appunto di gatto tartarugato. E le macchie bianche, il gene della pezzatura. Le macchie bianche, spesso presenti sul pelo di moltissimi felini, micioni in primis, sono dovute al cosiddetto gene della pezzatura, gene S. Quello che è casuale, invece, è la loro distribuzione e dimensione. Ecco quindi la principale differenza tra un gatto bicolore, rosso e nero, e un gatto tricolore, rosso, nero e bianco. Il mantello di quest'ultimo è il frutto di una combinazione di geni estremamente rara. Pertanto, perché nasca un micino con questo speciale abbinamento cromatico, ci vuole anche un bel po' di fortuna. Perché quasi tutti i gatti tricolore sono femmine? Quando incontri un gatto tricolore, puoi essere abbastanza certo che si tratti di una femmina. Perché? La risposta, ancora una volta, è nella genetica. Il gene che determina il colore del pelo di un gatto si trova sul cromosoma X. Le femmine, si sa, hanno 2 cromosomi X, ereditati in parti uguali dal padre e dalla madre. Dal punto di vista genetico, quindi, una gattina potrebbe essere nera e rossa, ad esempio, se la madre le trasmetterà il gene del pelo rosso e il padre invece quello del nero. Durante lo sviluppo embrionale, tuttavia, uno dei 2 cromosomi viene disattivato. Non si tratta di un processo fisso, a volte tocca al cromosoma materno e altre a quello paterno. Il risultato? In sostanza, a volte viene escluso il gene responsabile del colore nero e altre quello del rosso, e questo spiega la difformità delle macchie presenti sul mantello di questi fortunati pelosi. Oltre a questi geni, come abbiamo visto, in rari casi può aggiungersi il gene della pezzatura, che aggiungerà le sue belle chiazze bianche. I maschi, nei gatti come in tutte le altre specie, hanno solo un cromosoma X, a cui si aggiunge il cromosoma YQ. Proprio per questo, il colore della loro pelliccia può essere solamente nero oppure rosso. E se un micio maschio avesse il gene della pezzatura attivo? Possibile, ma in questo caso il suo pelo sarà nero e bianco, oppure rosso e bianco, ma non potrà mai riportare tutti e 3 i colori contemporaneamente.
Come sempre l'eccezione esiste e in questo è causata da un'anomalia genetica nota anche come sindrome di Klinefelter. Questa condizione prevede un gatto maschio con 2 cromosomi X e un cromosoma Y. Il duplice cromosoma X potrà dare origine alle macchie rosso-nere, proprio come è normale che avvenga nelle femmine. Gli esemplari portatori di questa sindrome sono sterili. Il carattere e le leggende del gatto tricolore. Un mantello così speciale non può che attrarre pettegolezzi e leggende. Delle gatte tricolori si dice infatti che abbiano un carattere da diva, più capriccioso rispetto ad altre gatte dal mantello più standard. Non stupisce che una simile teoria non sia mai stata approvata dalla comunità scientifica. Il gatto tricolore è particolarmente aggressivo? Nel 2015, alcuni scienziati americani hanno cercato di indagare se vi fosse una relazione tra il colore del pelo e il carattere nei gatti. L'Università della California ha sottoposto a più di 1000 persone un questionario sul comportamento dei loro micini. Secondo questo studio, i gatti tricolore, su base bianca e su base grigia, sarebbero più aggressivi nei confronti degli umani. La ricerca ha dato risultati ancora più specifici, riportando perfino le circostanze in cui l'uno o l'altro micio si erano comportati in modo sgradevole. Ad esempio, i gatti bianchi e neri si sono mostrati particolarmente infastiditi al tentativo di un contatto fisico con loro. I gatti grigio-bianchi, invece, hanno tirato fuori l'aggressività dal veterinario. Più in generale, i gatti tricolore hanno preferito non creare false aspettative e hanno deciso di mostrare il loro lato ribelle nella vita di tutti i giorni. Va da sé che studi di questo tipo devono essere considerati più come spunti curiosi, perché in realtà, come sappiamo, il carattere di un animale si modifica anche in base alle diverse situazioni che vive. Per fare un esempio, molti gatti diventano aggressivi e reattivi a seguito della castrazione. Quindi, la teoria secondo cui il colore può influenzare il comportamento del gatto sembrerebbe un po' azzardata. Se la serenità del tuo peloso ti sta a cuore, impara come cogliere tutti i segnali che dimostrano che il gatto è felice. Gatto tricolore, simbolo di fortuna e tradizione. In alcune culture, il gatto tricolore è considerato un vero portafortuna, molto probabilmente a causa della sua rarità. In Giappone questi felini sono praticamente venerati. In passato venivano addirittura portati sulle navi per proteggere l'equipaggio da tempeste e malattie durante il viaggio. Hai presente la famosa statuetta giapponese ritraente un gattino seduto che saluta con la zampetta? Il suo nome è Maneki Neko ed è un portafortuna molto diffuso. Secondo una credenza orientale, quando un gatto tricolore alza la zampetta in segno di saluto, sul suo umano si riverseranno tanta fortuna e benessere. Anche in Inghilterra il cosiddetto Calico Cat è considerato un portafortuna. Nel 2001 lo Stato americano del Maryland lo ha eletto gatto nazionale, proprio per la somiglianza dei suoi colori con il piumaggio dell'ittero di Baltimora, l'uccello simbolo di questo Stato. Adottare un gatto tricolore, cosa sapere? Abbiamo visto che lo speciale mantello del gatto tricolore è sempre il prodotto di una combinazione casuale di geni, che non può essere manipolata tramite tecniche di allevamento. Quindi, se hai intenzione di adottare uno di questi adorabili gattini, puoi orientarti su una delle razze indicate all'inizio dell'articolo e sperare nella fortuna. Quanto costa un gatto tricolore? Il prezzo di un gatto tricolore dipende innanzitutto dalla razza a cui appartiene, così come tutto ciò che riguarda la sua educazione e la sua cura. Detto questo, puoi provare a trovarne uno rivolgendoti a un allevatore oppure cercando in qualche fattoria. Talvolta potresti addirittura trovarlo nel gattile di zona. Come ormai avrai capito, è una questione di fortuna. Scheda del gatto tricolore. In breve, con gatto tricolore si intende una categoria trasversale a diverse razze feline di gatti con il mantello di 3 colorazioni, a base rossa o nera. Si tratta di una combinazione molto rara, quasi sempre di esemplari femmina, visto che del colore del mantello è responsabile il cromosoma X. Si dice che il gatto tricolore porti fortuna. Peso dipende dalla razza. Razze feline che possono essere tricolori, British Short Hair e Long Hair, German Long Hair, europeo a pelo corto, Maine Coon, persiano, siberiano. Colore del mantello.
base rossa o nera con macchie. Occhi, esistono quasi tutte le colorazioni, a seconda della razza di partenza. Prezzo, dipende dalla razza di partenza. Carattere, si dice che le gatte tricolori abbiano un carattere capriccioso, da piccole div. In generale pare siano più ribelli, talvolta anche aggressivi, della media, anche se non vi sono basi scientifiche per affermarlo. Cura del pelo, dipende dalla razza. Salute, non sono note patologie specifiche. Aspettativa di vita, dipende dalla razza. Tendenza al sovrappeso, non particolarmente, dipende dallo stile di vita e dalla razza. Va d'accordo con i bambini, dipende dalla razza. Va d'accordo con gli altri animali, dipende dalla razza. Adatto alla vita in appartamento, dipende dalla razza. Adatto agli allergici, no. E voi, avete mai avuto l'opportunità di incontrare un gatto tricolore? Vi piacerebbe accoglierne uno nella vostra famiglia? Scriveteci nei commenti le vostre esperienze o curiosità. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Alla prossima, amici di Lilli. Miao!